oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche ad un nuovo video della mia serie natalizia 10 Days of Christmas. Non poteva mancare, siamo onesti, ve lo aspettavate, di cosa sto parlando? Del tutorial per la ghirlanda a tema fatta a mano, uno dei capisaldi delle mie serie natalizie insieme al calendario dell'avvento e ai biglietti di auguri che non mancano mai. Quest'anno però ho pensato di partire da un prodotto preconfezionato, ovvero la ghirlanda in bosso artificiale dell'IKEA, che trovate a basso prezzo in quantità industriali, e di andare a decorarla secondo il mio gusto, ottenendo, drum roll please, questo progetto qui, questa cosetta qui. Ho preso la ghirlanda, l'ho decorata a modo mio, aggiungendo una scritta Noel, modellando il filo di ottone, aggiungendo delle palline di Natale. Insomma, se volete saperne di più, se l'idea vi sconfinfera, se cercate ispirazione, non perdetevi il resto di questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello per modellare la scritta in filo di ottone che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, una ghirlanda in bosso dell'IKEA, delle pinze e delle tenaglie, della colla a caldo, delle palline natalizie di varie dimensioni, del filo di ottone, del nastro adesivo, del nastro, del fil di ferro e dello spago. Per prima cosa modelliamo il filo di ottone a creare la nostra scritta e per rendere questo procedimento più semplice io ho preparato un cartamodello che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, trovate il link nella info box, e che vi basterà stampare su carta. Lasciamo una parte di filo di ottone in abbondanza che utilizzeremo per collegarlo alla ghirlanda e cominciamo a modellare, aiutandoci con le pinze e seguendo il cartamodello, fissando con il nastro di tanto in tanto per evitare che il filo perda la forma. Una volta terminato, tagliamo il filo in eccesso e stacchiamo la scritta dal cartamodello. Molto bene, possiamo ora fissare la scritta sulla ghirlanda infilando il filo sotto le foglie ed attorcigliando le estremità sulla parte posteriore, proprio come vedete. Ok, è il momento di creare il fiocco. Prendiamo il nastro e ripieghiamolo in questo modo. Poi fissiamolo al centro con del fil di ferro. Una volta pronto, fissiamo il fiocco sulla ghirlanda usando il fil di ferro proprio come vedete. Ritagliamo il nastro in eccesso e incolliamo una pallina al centro per rifinire. Procediamo poi con la decorazione aggiungendo delle palline colorate utilizzando la colla a caldo in questo modo. Come ultimo dettaglio annodiamo dello spago sul retro della ghirlanda per poterla appendere.
e voilà, fatto. Ed eccola qui, pronta per essere appesa fuori dalla porta di casa. Io non vedo l'ora di farlo. Come al solito spero che l'idea vi sia piaciuta. Avrete notato che anche stavolta si tratta comunque di un progetto facile, sta parola la sentirete molto spesso nel corso della serie. Ho sputato, scusate. Spero che l'idea però vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video a tema. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini della ghirlanda insieme alla lista di tutti i materiali necessari, con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli nei negozi vicino a casa vostra. Se poi proverete a decorare le ghirlande dell'IKEA a modo vostro, e se vi va, non dimenticatevi di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati su uno qualsiasi dei social che posseggo, sono tutti linkati nella info box. Per oggi non c'è altro, passo e chiudo, baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!